L'altro giorno stavo parlando con una mia amica e stavamo parlando a proposito di risparmi, investimenti, banche, dove tenere i nostri soldi, e a un certo punto la mia amica esordisce con questa frase: sì, vabbè, allora sarebbe meglio risparmiare il più possibile e tenere al sicuro i nostri soldi all'interno di casa nostra senza mai spostarli. Io a questa affermazione le ho risposto: sì, ma lo sai che se fai così stai perdendo i tuoi soldi? Lei è rimasta un po' sbigottita e mi ha risposto: in che senso sto perdendo i miei soldi? Allora io ho fatto una piccola ricerca e ho messo davanti a lei l'immagine del primo Corriere della Sera, edizione del 5-6 marzo del 1876. E le ho fatto vedere il prezzo, costava 5 centesimi. Lei è rimasta allibita al prezzo e fa: come, solo 5 centesimi? E poi le ho detto: sì, ma non costava 5 centesimi di euro, costava 5 centesimi di lire. Quindi se facciamo una piccola conversione al prezzo attuale, 0,05 diviso 2000, alla conversione dell'anno 2003 un euro sono circa 2000 lire, scopriamo che quel giornale costava 0,00025 euro, quindi infinitamente meno di un centesimo. Allora le ho fatto questo esempio: se la mia trisavola avesse preso tutti i suoi soldi e ogni giorno avesse risparmiato il costo di un quotidiano, il costo del Corriere della Sera, al prezzo di 5 centesimi di lira fino al 2018, fino ad ora, per cui per 142 anni, infatti dal 1876 sono passati 142 anni ad oggi, per cui 142 per 365 sono passati circa 51.830 giorni, e supponiamo che lei abbia trasmesso questa abitudine di risparmiare il costo di un quotidiano all'epoca alla mia bisnonna, alla mia nonna, fino a mia mamma, e queste persone abbiano risparmiato il costo di 5 centesimi di lira, per cui 51.830 quotidiani per 0,05 il costo del quotidiano. Viene fuori 2.591 lire, che se convertite in euro, per cui diviso 2000, mia nonna e tutti i miei parenti avrebbero risparmiato 1,30 euro circa. Quindi hanno risparmiato per 52.000 giorni il costo di un quotidiano oggi stesso. Grazie ai miei parenti oggi riesco a prendermi un giornale quando loro ne avrebbero potuti comprare 52.000. E lei mi ha risposto: com'è possibile questa cosa? Io le ho risposto: questa si chiama inflazione. Alcuni di voi la conosceranno, altri meno. Oggi voglio spiegarvi meglio cos'è e farvi capire quanto importante sia e come questa cosa va considerata nel mondo di ogni singolo risparmiatore. So che per alcuni di voi questa cosa inizialmente possa sembrare paradossale, possa essere difficilissima da capire, quasi impossibile, però oggi ve la voglio spiegare ed insegnare in modo che tutti voi da domani stesso possiate fare considerazioni sui vostri risparmi migliori e più responsabili. Per spiegare cos'è l'inflazione, prima di tutto dobbiamo dividere il valore del denaro dal potere d'acquisto che ha quel denaro. Questo è un euro e il suo valore per sempre sarà un euro. Però il potere d'acquisto di questo euro cambia al variare del tempo. Vi faccio un esempio banale del potere d'acquisto di questo euro. Nel 18 agosto 2008 questo euro poteva acquistare questa Gazzetta dello Sport. A proposito, questa gazzetta parla di quando il Milan ha battuto 4-1 la Juve e oltretutto delle 8 medaglie d'oro vinte da Phelps. Che a proposito non capiterà mai più. Sì, la mia famiglia è milanista mentre tutti i miei fratelli sono juventini. Maledetti. Mentre questa è un'altra Gazzetta dello Sport di 4 anni dopo, dell'11 agosto del 2012. Però l'euro che avevo prima, il suo valore non è mutato, però questa gazzetta ora costa 1,20 euro e adesso nel 2018 la Gazzetta dello Sport costa 1,50 euro. Quindi il potere d'acquisto di questo euro sta diminuendo al passare del tempo e continuerà sempre per un fenomeno che si chiama inflazione. Infatti i nostri soldi ogni anno si dice che di media perdano il loro valore del circa il 2%. Come mai c'è questa inflazione e cos'è che la fa accadere? Ci sono 3 ragioni principali. La prima è l'inflazione spinta dal costo. Questo avviene quando i costi aziendali crescono, quindi se il costo di un business aumenta, viene aumentato anche il prezzo di vendita al consumatore o al cliente. E quali sono le ragioni per le quali i costi dei business aumentano? Ce ne sono tantissime, io ve ne accenno 3. La prima è la tendenza all'aumento del costo delle materie grezze. Il secondo che vi accenno è il continuo aumento del costo del lavoro e il terzo è l'aumento del costo della terra e dell'affitto.
La seconda causa di inflazione è l'inflazione spinta alla domanda. Questo succede quando aumenta il numero di persone che vogliono qualcosa, ma l'ente che fornisce quel qualcosa non riesce a stare dietro a tutta questa domanda, quindi c'è un aumento del prezzo. Un'altra causa dell'inflazione spinta dalla domanda è in realtà una cosa positiva. La popolazione si arricchisce, quindi quando la popolazione ha più soldi, ha più potere d'acquisto e possibilità d'acquisto, quindi spenderà più denaro e di conseguenza ci sarà più domanda e il prezzo si alzerà. È per questo che il governo ha tutti gli strumenti per aumentare e diminuire l'inflazione, perché se le tasse e il tasso di interessi aumentano ci saranno meno soldi disponibili alla popolazione, quindi meno domanda, mentre se le tasse e il tasso di interesse diminuiscono ci sarà più disponibilità di denaro, quindi noi saremo più ricchi e la domanda aumenterà. La terza cosa che causa l'inflazione è l'aumento di soldi in circolazione. Ci sono moltissimi modi che i governi hanno per aumentare i soldi in circolazione. Il più comune è quello di stampare moneta. Quindi ci sarà un aumento dei soldi in circolazione e un aumento dei soldi che ogni persona ha pro capite. Però questo significa anche che ogni singola moneta varrà sempre meno, dato che ce ne saranno sempre più in circolazione. Per cui al posto di riuscire a comprare più cose, saremmo costretti a rincorrere il prezzo di queste cose che continueranno ad aumentare. Quindi quando si stampa moneta lo si deve fare in modo tarato, altrimenti si rischia soltanto di spingere l'inflazione e di spingere il costo di tutte le cose che si possono acquistare e aumentare l'inflazione e la svaluta del nostro denaro. Quindi, come abbiamo visto, le cause dell'inflazione sono tantissime ed è molto difficile tenere questo valore basso annualmente. Quindi di media i nostri soldi perdono di valore del circa 2%. Questo video l'ho fatto per dirvi che se siete dei risparmiatori, degli investitori o comunque delle persone normalissime, dovete tenere conto di dove mettete i vostri soldi e di questo importante parametro che ve li fa perdere anno dopo anno se li state risparmiando e se li state tenendo fermi. Quindi dovete fare le vostre considerazioni. Ora non vi sto dicendo di prenderli tutti ed investirli, però la cosa che ho imparato dopo aver appreso queste nozioni e queste informazioni è che i soldi sono uno strumento, quindi vanno usati al meglio e gestiti nel migliore dei modi possibili. Ci sono tantissime persone che possono aiutarvi a fare questo. Io continuerò a fare video sulla gestione del denaro e su come il denaro va utilizzato. Ho già fatto un video su come gestisco io attualmente i miei soldi. Se volete quel video in descrizione. Comunque io continuerò a parlare di questo argomento, perché l'educazione su questo ambito può portarci tutti ad un benessere finanziario. Quindi più se ne parla meglio è per tutta la popolazione. Quindi ragazzi, non voglio che questo video finisca qui, ma vorrei che qui sotto si inizi a parlare di questo argomento e tutti condividessero le proprie esperienze e le proprie conoscenze in questo ambito. Per cui lasciate nei commenti consigli, domande e opinioni, sarebbero molto utili per la condivisione ed il miglioramento reciproco. Per oggi è tutto, iscrivetevi al mio canale se siete interessati all'educazione personale. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e che dire, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!